Welcome a tutti, benvenuti nella casa di Ra a Luxor. Questa volta vi parlo dal mio giardino, sono sotto la palma. Ho deciso di fare questo video fuori, forse non mi vedrete benissimo perché la luce è molto potente, ma volevo mandarvi questa energy da fuori, quindi benvenuti. Benvenuti al nuovo video della nuova luna, una nuova che si forma oggi, è il leone, e volevo come sempre darvi le mie vision, quello che mi arriva segno per segno per questi nuovi 30 giorni della luna. E sapete che io abito in Egitto, nella mia casa che si chiama Zeusor Ra, la casa di Ra, perché sono molto connessa con il sole. Il mio nome è Shams, che in arabo significa sole, e vivo nel West Bank, dove c'è la vita, non la morte, ma la vita, e infatti mi sento assolutamente vita rinata da quando abito qua. Quindi benvenuti e iniziamo. Sapete che se avete bisogno di consigli, di informazioni, trovate tutte le mie informazioni per contattarmi. Iniziamo con i consigli di questa luna nuova, cosa ci vuole dire per quanto riguarda i segni. Come sapete farò 2 video, il primo fino alla Vergine e il secondo dalla Bilancia ai Pesci, così per non essere troppo lungo riuscite a trovare. E iniziamo a vedere per l'Ariete che cosa porta questa nuova luna in Ariete. Sapete anche che il 31 c'era questo grande party, lo chiamiamo questo grande party, tra Urano, Marte e il nodo nord, quindi calma, state dentro, sentite profondamente e fidatevi veramente, come vi dico sempre, della vostra voce. Partiamo con l'Ariete, cosa porta questa nuova luna in Leone per l'Ariete? Questa luna in Ariete chiede all'Ariete soprattutto di fidarsi di se stesso e di mostrarsi, come il Leone dice mostrati, guardami quanto sono bello, e quindi fidatevi di voi, mostratevi chi siete e non abbiate paura di fare vedere veramente al vostro interno che cosa c'è. Vediamo un attimo. Allora, questa luna in Leone per l'Ariete dice che deve lasciare tutti gli attaccamenti, tutte quelle paure, proprio avere il coraggio di affidarsi totalmente a chi è, semplicemente a chi è, ok? E tagliare tutte quelle corde che ancora lui tiene nelle mani, ma semplicemente aprire le braccia, fidarsi. Ecco, io sono semplicemente questo, mostrati per quello che sei, Ariete, non preoccuparti, e anche abbi il coraggio di affrontare nuove strade, perché davanti a te si stanno mostrando, si stanno manifestando nuove strade e si apriranno, ci saranno delle chance dove voi potete camminare su nuovi percorsi, però vi richiedono veramente una leggerezza, quindi non essere troppo pesanti, non essere troppo chiusi, ma di andare veramente con il vostro cuore aperto, e vi è richiesto proprio di riconoscere in questo cammino che cosa è veramente per voi. C'è qualcosa che vi è chiesto proprio, non soltanto di mostrarmi, ma vi è chiesto di veramente fare questo cammino semplicemente con quello che vi appartiene, quello che siete voi, e lasciare andare tutto quello che è il passato, lasciare andare tutto quello che è andato tutto perfetto, ma in questo momento c'è come una chiamata di una nuova strada, una strada che è più consona con chi siete in questo momento. Quindi lasciatevi andare, fidatevi di voi e camminate in questo nuovo percorso. Andiamo a vedere quali altri messaggi ci sono per l'Ariete.
Vi dovete veramente fidare, smettere di pensare che le persone ce l'hanno con voi, smettere di pensare che ci sono dei blocchi, perché siete semplicemente voi che state facendo tutto questo e avete proprio un'armonia che arriverà nella vostra vita. Dovete soltanto smettere di essere un po' pessimisti, andate nella positività, credete in quello che state vivendo, in quello che vi sta succedendo, ok? E c'è proprio un cambiamento che vi porterà a una grande riuscita se vi permettete, ricordatevi, se vi permettete quel cambio vi porterà veramente in una grandissima riuscita. C'è qualcosa pronto per voi che sta arrivando e anche incontrerete persone che sono importanti per voi. Dovete semplicemente uscire da quella scatolina dove vi siete chiusi e lasciare che tutto questo possa accadere. Quindi tutto quello che voi pensate che sia contro di voi, che vi tiene prigioniero, guardate esattamente quei messaggi e portateli alla luce. Vediamo quali sono gli aiuti. Sapete che io vi do sempre gli aiuti per l'Ariete. Wow, il mio amato Tot, l'illuminazione, il dio il dio della creazione, il dio dell'illuminazione, quindi portate luce nella vostra comunicazione, lasciate uscire quello che dovete dire, ma nella maniera più consona che voi siete, lasciatelo passare, lasciate che questa comunicazione della vostra gola possa veramente manifestarsi. E vediamo invece con le carte del Sole e della Luna qual è l'aiuto per voi. Portate illuminazione in quel tradimento che sentite, perché veramente siete voi che vi tradite, non c'è nessun altro che vi sta tradendo, e portate quel tradimento nell'accoglienza di voi stessi, accoglietevi e siate semplicemente chi siete. È giunto il momento di smettere di tradirvi, è giunto il momento di smettere di farvi la lotta, è giunto il momento di portare la luce di Tot, soprattutto ciò che vi ha fatto male nel passato, e poter camminare in questa nuova luna che ci chiede proprio di risplendere in noi stessi, semplicemente come siamo. Grazie Arieti. Passiamo al Toro, vediamo che cosa c'è per i nostri amici del Toro. Per la luna nuova in Lion, Super Lion. Allora Toro, qui è giunto il momento di avere il coraggio di camminare su quella nuova strada. La nuova strada che è davanti a voi, che vi fa tanta paura prenderla, che vi fa tanta paura uscire, iniziare a camminare, invece in questo momento dovete veramente prendere quel coraggio e iniziare a camminarci e ad andare. Guardate, c'è veramente un nuovo inizio per mostrare veramente chi siete, mostrare veramente quello che siete dietro quella facciata. Voi mettete una facciata, vi nascondete dietro tutti dei lustrini meravigliosi, siete bellissimi, siete intelligenti, siete tante cose, sapete tante cose, ma quello che c'è dentro di voi, mostratelo e credete in voi e rimanete veramente centrati come dal cielo alla terra e lasciate veramente che le cose si mostrino prima di muovervi, perché è tutto pronto per voi per iniziare a camminare. C'è proprio un ritrovare il vostro centro, ritrovare proprio quello che è importante per voi, ritrovare tutto quello che conoscete intorno a voi, ok? E iniziare veramente quel cammino, ma iniziarlo proprio pum pum pum, vado, ok? Quindi per favore Toro, datevi il permesso di camminare su quella nuova strada che vi si mostra, che è veramente potente, catartica, come dico sempre io.
Toro. Vediamo un po' per il Toro cosa c'è ancora. Troverete nuovi amici, nuove persone e riuscirete a capire veramente l'essenza di nuove amicizie, che cosa vi vogliono insegnare, che cosa dovete capire. C'è proprio un cambiamento, vi renderete conto che ci sono delle persone che cercano semplicemente di affondarvi perché sono gelose di voi. E le riconoscerete, secondo me è una donna, quindi fateci caso. E c'è un messaggio però che vi arriva di riuscita, quindi questa donna non riuscirà a fare niente, solo apre come una visione, vi renderete conto che questa persona non è una persona che vi aiuta a progredire, ma una persona che vi rallenta il cammino. E troverete un grande messaggio e troverete anche, capirete anche qual è l'unione d'amore che volete nella vostra vita, perché c'è già una persona nella vostra vita importante, quindi non lasciatevela scappare e non fatevi la guerra, state veramente nella leggerezza, perché c'è qualcosa di veramente molto importante che questa luna in leone sta portando veramente a voi. E ci sarà veramente come un cambiamento dentro di voi, come se usciste, rompeste quella struttura che avete e riuscite veramente a uscire a mostrare veramente chi siete, nella vostra bellezza, nella vostra intelligenza, nel vostro modo di essere, e che vi porta a una grande riuscita e vi farà veramente stare bene. Quindi ricordatevi, cercate di stare comodi, cercate di stare bene nel vostro percorso. Vediamo gli aiuti per il Toro. Con le mie bambole egizie. Guardate, gli aiuti per il Toro è il grande amore e la conoscenza. Ator 7 Wajet, guardate che meraviglia. Voi potete bere da questo calice dove la dea Ator prepara la sua pozione senza avere paura di essere avvelenati, ma rigenerati assolutamente. E potete guardare la vostra ombra, riconoscere quella parte che vi fa più paura e trovare un accordo e guardarvi in quello specchio. E avete grande serpente, questa grande risurrezione, questo grande serpente che vi porta a mettere in contatto con la conoscenza che avete dentro di voi, con la rigenerazione del vostro corpo, sia fisico che spirituale. E ovviamente sempre mio amato, vedete Anubis è nel mezzo che vi dice di non dimenticare il cuore, lo sapete, non dimenticate il cuore. Andiamo con le carte del Sole e della Luna. Il karma, c'è ancora qualcosa che vuole essere visto, quindi con quella pozione di Hathor datevi il permesso di poter guardare quello che ancora vi sta bloccando, quello che ancora deve essere rilasciato, vuole semplicemente essere visto per proseguire. E fatevi aiutare da questo specchio della vostra ombra e lasciate che Anubis vi prenda per mano, vi porti in queste vie dove il cuore regna padrone, dove il cuore vi può guidare. Grazie amici del Toro. E ora andiamo ai gemellini per questa luna in Toro. Cosa porta questa luna in Toro per i gemelli? Gemelli, c'è una strada per voi che si delinea, proprio c'è una partenza, pronti in grandissimo equilibrio, però in questo grandissimo equilibrio vi è richiesto di lasciare tutti gli attaccamenti, cioè affidatevi per la prima volta, andate su questa strada senza tenere nulla, fidatevi assolutamente di questa nuova strada e iniziate a camminare in questa strada. Cambierete modo di vedere le cose, ci sarà qualcosa che vi aprirà una nuova visione in cui voi vi troverete in contatto assolutamente, fidandovi assolutamente di voi e sentirete quanto
La vostra verità è importante, quando invece non vi dovete fidare di nessun altro che non sia la vostra voce. Quanto mi fido di me? Soltanto di me stesso. E quanto quel sogno vi porta proprio a manifestare, proprio con la vostra più alta parte di voi, per raggiungere veramente quella verità. Cioè dovete fare veramente un atto di fiducia veramente verso di voi. E dovete riportare un grandissimo equilibrio, quindi dovete rimettere giù, come vi dico sempre, quelle basi affinché veramente questa nuova, come se questo leone vi apre una nuova porta e voi non vi eravate resi conti che c'è una porta di entrata di fianco a voi, un passaggio per esattamente quella vita che volete voi, quella vita che non è niente di che, non è che diventerete ricchi, diventerete famosi, niente, ma è assolutamente consona con chi siete voi oggi, è assolutamente perfetta dove sarete veramente comodi e dove troverete veramente voi stessi, troverete quella verità che dovete scegliere, dovete scegliere quella verità in cui dovete camminare, quella è la cosa veramente più importante che dovete fare. Andiamo per i gemelli. C'è veramente a casa vostra una nuova armonia che si ristabilizza. E troverete proprio una grandissima consolazione, come se trovaste pace, come se finalmente trovo pace, trovo il mio mood e sono veramente me stesso, mi mostro per quello che sono e ritroverete una grande leggerezza in voi e troverete anche quanto vi amate e quanto vi siete bloccati, quante volte vi siete detti che non andavate bene, che non eravate a posto, che non era quella la strada e vi farete una grande risata, riderete proprio di voi stessi e vi troverete bene insieme a delle persone, cioè come se voi ritrovaste proprio l'armonia del vivere, vivo questa vita perché è proprio la mia vita, ok? E qui sto bene. E non preoccupatevi se ci sono persone che vi mettono un po' di invidiette, eccetera, non curatevi, andate avanti per la vostra strada, perché c'è proprio un grandissimo cambio proprio per voi stessi, un cambio della vostra vita molto importante, quindi datevi il permesso col leone di poterlo vivere, ok? Vediamo quali sono gli aiuti. Anche per voi il grande amore e la conoscenza. Quindi fidatevi di voi, quella fiducia che dovete avere in voi stessi. È proprio questo, mi fido. Mi fido di quello che arriva per merito, questa allineazione che sta arrivando nella mia vita, di questa riunione di come antica conoscenza, come se ci fosse un'antica conoscenza che arriva proprio per voi e potete tranquillamente affidarvi, perché è come se voi con questa luna del leone trovate come pace, trovate proprio il vostro centro, trovate un bilanciamento e un'armonia che da tempo stavate cercando ed è proprio lì che ritrovate veramente tutta la vostra strada, dove potete usare il vostro cuore, dove non avete paura della vostra ombra e dove veramente l'amore anche dei vostri antenati, l'amore delle vostre radici si riunisce a voi, ok? Guarda, c'è proprio una scelta. Io scelgo, perché mi arriva questa antica conoscenza, io mi ritrovo che sono comodo, che sono qui seduto e sono comodo e quindi mi scelgo. Ricordatevi, questa parola è molto importante, io mi scelgo, perché io sono importante, perché scelgo me stesso, scelgo di stare bene, scelgo di essere in pace, scelgo di essere
nel mio posto, comodo, comodo, comodo con le mie radici, comodo in quello che sto creando nella mia vita. Grazie gemellini. Cancro. I miei amati cancro. Sono tanti. Cancro, cancro. Cancro, qui c'è da rimettere le basi. Qui bisogna riportare l'ordine, riportare l'armonia, rimettere giù quelle basi, i piloni, metti giù, mettere tutto bene in ordine e fidarvi di tutto quello che voi sapete, fidarvi di voi, di quello che avete nelle mani e di ricordarvi di onorarvi, di ricordarvi di ringraziarvi, ok? Perché questa è una cosa molto importante. E il vostro sogno, quel sogno che tanto avete, quel sogno che tanto perseguite, è pronto proprio per camminare su quella strada, ma su quella macchina, con la Lamborghini gialla, come dico sempre io, a motore acceso sotto casa, potete camminare solo se vi riconoscete il vostro cuore. Io porto il mio cuore con me in questo nuovo sogno, in questo nuovo percorso che decido di fare e non me lo dimentico. Allora sì, che quel nuovo percorso, quella strada si apre veramente in grandissima libertà e in grandissima armonia. E a quel punto io apro la mia visione, io so dove devo andare, so cosa devo creare, mi è tutto molto 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 chiaro. E inizio a camminare per quella strada, ok? E quella strada inizio a camminare anche, non ho bisogno di niente perché io ho tutto dentro di me, ok? Io so dove devo andare, ok? E si apre proprio qualcosa dove veramente io sto comodo. Questa Luna Leone ci parla proprio di comodità, di mostrare chi siamo, ma in assoluta comodità. Cioè state comodi dove siete, non fatevi mettere in mente dovete fare cose, cioè state sereni, state calmi, perché tutto si mostra assolutamente come deve essere, ok? Andiamo cancro. Saranno delle nuove idee che vi vengono, non boicottatele, fidatevi delle nuove idee che vi arrivano, perché sono idee vincenti, la leggerezza anche per voi, proprio con un cambio, questo cambio che dovete fare, lo dovete fare in grande leggerezza, non sentitevi abbattuti, non andate giù di morale, state sempre veramente alti, ok? Perché ci sono messaggi che arrivano, nuovi incontri di persone sia lavorativamente che a livello personale, ok? E ci sarà una riunione, un rincontro con delle persone che sono persone di amore per voi, che vi porteranno una leggerezza e però vi apriranno non solo amore, ma vi apriranno anche delle porte per il lavoro, dove ci saranno progetti che finalmente iniziano ad andare in porto come dovrebbero andare, ok? E ci sono proprio dei cambi, vi troverete insieme a delle persone, vi troverete insieme a dei campi, ci sono tantissime, tantissime veramente novità che si aprono, una strada velocissima. Questa Luna in Leone vi porterà proprio a muovervi su un altro modo, molto più veloce, quindi siate pronti veramente da stasera, siate pronti a camminare in tutto quello che vi sta portando e siate positivi, mi raccomando, positivi. E che cammina con voi, wow wow wow, il mio Anubis, il mio meraviglioso Anubis, guardate. Lo sciamano, quindi avrete lo sciamano che cammina con voi, proprio il cuore, quindi questa luce che verrà portata nel vostro cuore, questa luce che illuminerà il vostro cuore, ok? E lui in questa Luna in Leone vi seguirà e camminerà con voi per mostrarvi e accompagnarvi dandovi la mano nei meandri di quel cuore che vi fa tanta paura aprire. Invece bisogna fidarsi di quel cuore, qualsiasi cosa stia succedendo. Vediamo con le carte del Sole e della Luna il karma.
perché Anubis vi mostrerà qualcosa che dovete guardare, qualcosa che va rilasciato, qualcosa che siete venuti qui, la vostra anima è venuta qui a vedere, ma che è ora che si sciolga, è ora che semplicemente lo guardate e fate pace e ritrovate armonia con quello che non volete vedere, proprio perché tutte le vostre risposte, ricordatevi, stanno nel vostro corazon. Quindi cuore, cuore, cuore. Bene, 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 grazie mille. Cancri, grazie, grazie, grazie. Leone. Cosa porta questa luna in leone ai leoncini? Lion, lion, lion. Qui c'è da strappare veramente quel cordone ombelicale, da proprio romperlo e assolutamente affidarvi a quella visione che avete di quei progetti, quella nuova vision della vostra vita che vi si è mostrata davanti, che voi sapete perfettamente qual è, mostratela lì. Lasciate che si possa mostrare, ma staccate quel cordone ombelicale che vi tiene ancora prigionieri, ok? Portate ordine, sapete che sono una rompiscatole, ma vi continuo a dire, portate ordine alle basi se vogliamo alzarli nel cielo, non possiamo andare su se non portiamo ordine, ok? Quindi mettete quell'ordine, ricollegatevi al vostro cuore, trovate la forza di manifestare, leoni, quei vostri progetti, chi siete, proprio nel mondo, come se dovesse impulsare, farvi finalmente vedere. E c'è veramente un cambiamento grande che vi è richiesto, di un cambio di vita che però è consono con chi siete oggi, con quelli che siete diventati. Quindi ci sarà proprio mi rigenero me stesso, muoio per rinascere perché è il momento di darmi quel permesso che non mi sono mai dato, di camminare su quella strada è proprio la mia e la riconosco, finalmente la vedo quella strada e rimango proprio centrato da Celetella, aspetto che quel disegno si finisca di mostrare, quel grande mandala che mi si sta mostrando davanti alla mia vita, dove il cuore è il centro, dove io mi perdono, dove va tutto bene, dove tutto quello che è stato è andato bene, dove io mi amo così come sono e dove porto amore in tutte le cose, dove rimango in quel canale dell'amore, dove in quel canale dell'amore io mi riconosco e in quel canale dell'amore qualsiasi cosa succeda va comunque bene, ok? Va bene per me, perché va bene per me? Perché c'è un inizio che si mostra, un nuovo inizio per voi, quindi per quello vi dico rimanete nel canale dell'amore perché lì troverete proprio quei sassolini per camminare veramente in quella strada, ok? E vediamo cos'altro mi dicono per il Lion. Guardate, vi renderete conto che ci sono 3 persone nella vostra vita che non sono poi così amiche come voi pensate, che vi danno dei consigli, però non sono consigli che sono consoni con voi, non sono consigli che sono giusti per voi, ok? Quindi rimanete veramente in quello che sentite voi, la vostra verità, la vostra voce, come vi dico sempre, ok? Perché se fate questo voi avete proprio la riuscita, riconoscerete chi vi è contro, chi vi dà consigli sbagliati, così in un anno secondo proprio, cioè, avrete una vibrazione qui nel cuore che sarà completamente diversa e quindi voi saprete che quello non è per voi, non è un consiglio che va bene per voi, anche se queste persone vi vogliono tanto bene, ma non è quello che voi volete nella vostra vita, ok? E lasciate tutti i tormenti, tutte le rimuginazioni, lasciatele andare perché proprio avete una nuova visione, una nuova riuscita davanti a voi e dovete semplicemente fidarvi, lasciare andare il passato, vivere nel qui e ora in questo momento e andare avanti e scoprire quali sono le cose che ancora vi tengono bloccati, che ancora vi tengono quella zavorra, veramente mi viene a dire, quella zavorra che vi tiene giù.
lasciatela andare, non vi serve più, non avete più bisogno di quella zavorra, potete andare veramente liberi di essere chi siete, come dico con le mie leoncine. Liberate quella criniera, scusate, ero giù tutto qua, liberate quella criniera e andate liberi nel mondo, ok? Così come siete, la criniera del leone, no? Siate quel centro meraviglioso di quel cuore, guardate. Allora, ed è proprio il tempo giusto per le direzioni, il tempo giusto per prendere quella strada, il giusto tempo dove Sirio, vedete, si illumina e apre quella luce, quindi voi troverete la luce dove dovete camminare, leoni, e avete proprio il dio della luna, Consu, vedete questo dio, e il grande amore di Amon-Ra è sempre Anubis che vi guida, quindi è come se tutto fosse assolutamente pronto per camminare in quella direzione. E che cosa avete? Avete le protezioni, sono protezioni intorno a voi, proprio perché quella nuova strada che sta mostrando davanti a voi, quel nuovo mostrare chi siete, assolutamente è perfetto per voi in questo momento. Quindi fidatevi assolutamente di voi e lasciate uscire veramente la vostra voce. Grazie Lion, vi voglio bene, voi sapete che vi amo. Virgo, le mie verginelle, vediamo che cosa porta questa luna in Leone. Il sogno è pronto per essere manifestato tramite i vostri doni, tutto ciò che conoscete, tutto ciò che avete nelle vostre mani. Quindi non siate rigidi, ma ammorbiditevi e onorate e lasciate uscire, condividete quello che sapete con gli altri. Non tenetelo soltanto per voi, ma apritevi al mondo, mi viene da dirvi. Proprio c'è una chiamata, una nuova strada proprio che viene aperta per voi, proprio per portare questi doni nel mondo. Dovete guardare semplicemente portare un pochino di equilibrio nelle vostre basi affinché tutto sia assolutamente armonico, tutto sia assolutamente in balance, perché possa essere manifestato, perché quella visione di voi stessi, come se voi vi connetteste con l'altra parte di voi e riuscite assolutamente a manifestare e a capire qual è il piano. Quindi quando avete individuato qual è il piano, incominciate a camminare per quel piano con tutta la vostra assoluta morbidezza e con un grandissimo equilibrio, ok? E si aprono proprio delle strade, si aprono proprio nuove vie, perché troverete dei nuovi modi per potervi manifestare, nuovi modi per poter camminare, nuove strade che arrivano da voi, nuove idee, ma saranno idee molto semplici, cioè non vi servirà tanto, proprio basta essere molto leggeri, come vi dico sempre, e quello che vi serve però assolutamente siete voi stessi, la grande fede verso di voi, quella fede di chi sono, quella fede di che cosa porto, quella fede della vostra anima, quindi fidatevi della vostra voce, imparate a comunicare nella vostra voce, ok? Vediamo quali sono i messaggi per le vergini. Non fatevi portare fuori da persone che conoscete che vi ricordano cose del passato. Queste persone che conoscete non hanno niente a che fare con il passato, quindi guardatele per quelle che sono, guardateli, perché sono proprio un'altra cosa. E ci sarà proprio un problema di denaro con una donna che dovete risolvere, quindi guardate bene le cose, valutate bene, ponderate e fate le cose giuste, riunitevi con avvocati, con persone che vi possono consigliare, però la decisione sarà una decisione vostra e avete proprio una riuscita, perché voi non dovete più farvi prendere al lazzo da nessuno, perché voi sapete quali sono le cose giuste e troverete la via giusta proprio per risistemare varie cose che sono rimaste in sospeso nella vostra vita.
avete proprio una riuscita e avete messaggi che vi arrivano, messaggi proprio, ci sono come in questa luna ci saranno dei messaggi chiarificatori che arrivano nella vostra vita e che si aprono e dove voi potrete assolutamente capire e vedere come sono esattamente le cose, come se vi si chiarisse un velo cade questo velo, tiro giù tutto come sempre, e cade questo velo e voi riconoscete assolutamente che cosa dovete guardare, ok? Eccoci qui. Guardate che per voi Anubis, wow, Anubis cammina con voi, il grande sciamano, proprio questo velo che cadrà, è proprio questo Anubis che vi dà la possibilità di poter vedere quella realtà, esattamente le cose come sono, ok? E porto luce nel mio cuore, è come se dovessi illuminare veramente quel cuore, è come se da quel cuore e da quel canale dell'amore io trovassi le risposte di tutto ciò che devo manifestare, ok? Andiamo con le carte del Sole e della Luna. Mercurio, le scelte, proprio perché mi si apre quella comunicazione dal cuore e io a quel punto sono pronto a scegliere, sono pronto a vedere qual è veramente la strada, perché fino ad oggi non ero riuscita a vederla, ma oggi la vedo, oggi vedo quella strada, vedete, oggi so qual è quella strada e inizio a camminare in quella strada e scelgo scegliendomi. Quindi Virgo, grazie, sceglietevi e vi voglio bene, lo sapete, e bene, questa è la prima parte del video e farò la seconda parte con gli altri 6 segni, spero di esservi stata utile e se avete bisogno di me sapete dove trovarmi e grazie e buona luna in Leone.